L'Inter vincerà lo scudetto 2024-2025, ma non solo lo vincerà, l'Inter dominerà questo campionato. Non lo dico io, metto subito le mani avanti, è la previsione dell'algoritmo di Opta, un algoritmo che vi porto ogni anno e che quest'anno mette l'Inter nettamente davanti a tutti. Questo è un po' l'appuntamento tradizionale di inizio anno in cui andiamo ad analizzare cosa dicono i dati, le statistiche, cosa dicono gli esperti dei dati su questa stagione, quindi che cosa possiamo aspettarci da questa stagione, ma aggiungo un po' la mia opinione, perché queste sono le ore in cui c'è molto fermento anche in tema mercato, molti tifosi si aspettano altro, si aspettavano altro, quindi serpeggia sotto sotto un po' di delusione, ma io credo che la delusione per il mercato in realtà sia da parte di una minoranza che fa molto rumore, quando in realtà io sento, percepisco e almeno da parte mia c'è molto ottimismo per questa stagione, che non significa che l'Inter vincerà facilmente questo campionato, anzi ho anche un paio di dubbi sul percorso dell'Inter in questa stagione che voglio sottoporvi e voglio analizzare con voi, ma si parte con un Inter che per me nella griglia di partenza è in pole position ed è al primo posto. Ne parliamo dando anche uno sguardo alle rivali in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete nulla e in descrizione c'è il link al Fanta Passione Inter, la nostra lega Fanta con il maggior numero di interisti presenti in circolazione, quindi vi invito a partecipare a questa lega di veri interisti da tutto il mondo, tutto gratis, ci sono delle sorprese per i migliori Fanta allenatori, link in descrizione e vi aspetto nella nostra lega. Qui parliamo della nuova stagione 24-25 di Serie A, partendo da questo algoritmo che, come detto, è un appuntamento tradizionale con l'Inter che secondo Opta diciamo che ha il 79,2% di probabilità di vincere questo scudetto, che poi non è del tutto corretto in realtà, perché se ci seguite da tempo sapete che questo algoritmo non dice propriamente questo. Che cosa dice questo algoritmo? Che nelle migliaia e migliaia di simulazioni che sono state fatte, nel 79,2% dei casi si è verificato l'evento Inter che vince lo scudetto. È diverso, è differente dal dire l'Inter ha tot probabilità di vincere lo scudetto. Queste simulazioni si basano su dei dati statistici molto approfonditi. Opta è uno dei portali, diciamo, principali per la raccolta di dati statistici sulle squadre. Vengono analizzati i giocatori, le squadre, l'allenatore, il rendimento degli ultimi anni, il valore di alcuni giocatori e non solo. Vengono messi tutti insieme per dare un indice di forza a ciascuna squadra, si simulano, si giocano virtualmente tutte le partite, tutti i campionati per migliaia di volte e al termine di queste simulazioni si va ad analizzare, a contare quante volte si è verificato un determinato evento, in questo caso quante volte l'Inter ha vinto lo scudetto, eccetera, eccetera. In questo caso l'Inter emerge a 79,2% dei casi è risultata vincente, molto più della seconda, l'Atalanta 11,2, staccando ancora di più tutte le altre. Sulle altre ci arriveremo. Ora concentriamoci un attimo, sull'Inter. Quali sono i motivi di questo "entusiasmo", tra virgolette, di questa Inter così favorita? E anzi chiedo subito a voi se siete d'accordo con queste percentuali, con questo divario, con questo distacco, tra l'Inter, e le altre. Sicuramente l'algoritmo, ma anche io, e quindi mi ci metto anch'io, diamo molto valore alla continuità. L'anno scorso l'Inter partiva comunque in posizioni molto avanzate, ma con meno entusiasmo, proprio perché arrivava comunque da un'estate di grande cambiamento e c'erano delle incognite. Quest'anno l'Inter invece, ha puntato sulla continuità, secondo me per scelta e per me anche un po' per necessità. Con il cambio di proprietà molti si dimenticano che comunque l'Inter è passata di proprietà, è passata ad un fondo che ha escusso un pegno, mettiamoci sempre in quest'ottica quando facciamo tanti ragionamenti, sul mercato dell'Inter e su quello che dobbiamo aspettarci dall'Inter e quindi si è deciso di proseguire sulla strada della continuità, che per me ha un valore importante, perché ti permette in avvio di stagione di, togliere un po' di quella polvere, della condizione fisica, delle vacanze, eccetera, e ripartire da trame di gioco che già conosci, un sistema di gioco che già conosci, dei giocatori che già conoscono questo e per me sarà fondamentale fare una partenza lanciata in questa stagione per non instillare dubbi all'interno di questa squadra e per riaccendere subito il motore dell'entusiasmo rispetto alla scorsa stagione che ci ha visti trionfare con largo anticipo e poi non dico tirare i remi in barca, ma abbassare un po' i ritmi. Ecco, bisogna un po' riaccendere il motore, quindi sarà fondamentale fare una partenza lanciata subito e non aver cambiato molto è indiscutibilmente un vantaggio, secondo me. Poi so che molti non sono d'accordo, molti avrebbero preferito cambiare ancora di più, in tanti
in queste ore serpeggia anche un po', devo dire, tra alcuni c'è un po' di delusione per il mercato nerazzurro, delusione che, per me in realtà, poi correggetemi se sbaglio, ma è da parte di una minoranza molto rumorosa, mentre credo che la maggioranza, per quello che percepisco io, sia soddisfatta del gruppo squadra che sta nascendo, del gruppo squadra che praticamente è nato. Detto che chiaramente questa rosa si può migliorare, delle cose si potevano e si possono ancora fare per rendere ancora più completa una squadra che però ha aggiunto 2 elementi molto importanti come Taremi e Zielinski che avranno subito un impatto e danno subito un upgrade rispetto alle alternative dell'anno scorso, di cui hanno preso il posto. Sanchez in attacco, Taremi oggi è superiore, Zielinski è superiore a Sense e Klaassen, ma anche Joseph Martinez è superiore ad Audero secondo me. Detto che chiaramente Martinez è più un investimento anche per il prossimo futuro. Si è molto discusso anche sull'opportunità di andare a spendere sul portiere quando si potevano fare altre operazioni in altri reparti. Ecco, l'Inter su Martinez ha fatto una scelta, di intanto rinforzare il ruolo di secondo portiere dove c'era bisogno di un elemento affidabile e con Sommer che va avanti con gli anni, cautelarti secondo me non è così sbagliato, ma soprattutto vede in Martinez il portiere del futuro. Oggi dire è stato sbagliato, secondo me non è corretto. Lo scopriremo più avanti, vedremo se più avanti Martinez diventerà il portiere del futuro. L'idea dell'Inter è questa e visto che si parla molto di programmazione, di dover fare meglio, non sbagliare i colpi, secondo me non si può essere critici in questo momento se fai un tipo, di colpo così con, vista sul futuro. Mettiamola in questa chiave qua. Manca un difensore, perché Inzaghi lo ha ribadito, lo ha ridetto, serve un'alternativa in difesa su cui fare affidamento. Sugli attaccanti, lo sappiamo, l'abbiamo parlato tante volte, non si è riusciti a piazzare in uscita fino ad ora degli elementi che bloccano le varie operazioni e quindi si stanno perdendo delle opportunità che avrebbero potuto fare molto comodo, ma stiamo pur sempre parlando di quella quarta punta che deve andare a completare il reparto e non dei titolari. E stiamo per partire per una stagione molto lunga, che inizia il 17 agosto, si completerà, si chiuderà, a metà luglio, ci auguriamo, visto che ci sarà il mondiale per club fino al 15 luglio e speriamo di arrivare lì, fino in fondo. Io credo che quest'Inter, sia stata allungata anche a livello di alternative. Molti non sono d'accordo, molti dicono, giocatori come Acerbi, come Mkhitaryan, come Darmian hanno 1 anno in più e quindi aumentano le incognite sul loro rendimento. Io dico che questo è vero, detto che comunque Mkhitaryan in questo momento sembra un po' il leader della squadra, in queste amichevoli l'abbiamo visto veramente in palla e lo abbiamo visto far bene, detto che comunque le carriere si stanno allungando, ma è vero anche che ci sono giocatori che hanno 1 anno in più di Inter, 1 anno in più di Inter di Inzaghi e questo per me è un fattore molto importante. Giocatori come Carlos Augusto, come Frattesi, ma soprattutto come Bissac che in questo momento in tanti invocano anche come titolare, ecco il percorso fatto di 1 anno all'interno dell'Inter inevitabilmente oggi lo portano ad essere ad un livello superiore in termini di garanzia e in termini di affidamento che Inzaghi può farci. Quindi per me, anche per questo la rosa di quest'anno è più lunga rispetto, all'anno scorso. Ci sarà durante questa stagione la necessità di ruotare e quindi, c'è questa possibilità maggiore secondo me, soprattutto però se fai una partenza lanciata. Come dicevo, se parti bene, se cominci bene la stagione ti potrai permettere di fare dei ragionamenti in più, altrimenti se cominci a steccare all'inizio poi subentra la pressione, la necessità di fare il risultato subito e la situazione comincia a diventare tesa e rischiosa. C'è una nuova Super Champions League, questo è un po' un tema. Un altro dei dubbi che ci portiamo in questo momento sulla nuova stagione dell'Inter è quello che l'Inter possa essere, meno affamata dello scudetto, perché comunque l'anno scorso, si partiva con un obiettivo abbastanza dichiarato, con una squadra mentalizzata, focalizzata su quell'unico obiettivo. Una volta che lo hai raggiunto, riconfermarti con quella stessa voglia e con quella stessa fame è piuttosto difficile. Serve molta abilità, serve anche molta forza, da parte dei calciatori stessi, oltre che della dirigenza e dell'allenatore che devono indirizzare la squadra. Ma a questo punto questa nuova Champions, ecco, vi faccio questa domanda: sarà più una distrazione o può essere un vantaggio? Io penso possa essere anche un vantaggio, perché riuscire ad affermarsi in Italia con la stessa fame non è molto semplice. Quindi, quelle dichiarazioni di un Inter che alza l'asticella, secondo me possono essere anche una manovra psicologica, mettiamola così, che va in quella direzione là, ovvero, alzare
l'asticella degli obiettivi, dire di voler fare un buon cammino in Champions League, puntare concretamente, perché non lo stanno dicendo solo a parole, vogliono fare un buon cammino in Champions League, e quella scintilla verso la Champions League ti dà degli effetti positivi che ricadono anche sul campionato, secondo me. E puntare più in alto in Champions League, secondo me, è fattibile. So che vado un po' controcorrente, visto i tanti commenti che si stanno facendo in questo momento sul mercato, ma per me l'Inter può fare un passo in avanti in questa Champions League, intanto perché abbiamo già dimostrato di poter sorprendere in Europa, lo abbiamo già fatto vedere. E comunque anche sulla Champions dell'anno scorso c'è questa narrazione del: se avessimo avuto più alternative in attacco saremmo andati avanti. Probabilmente è vero, sono d'accordo, per cui se quest'anno avessi allungato ancora di più il reparto offensivo magari avremmo delle chance maggiori, perché non è ancora detto, il mercato non è finito. Però intanto c'è un Taremi che è sicuramente più impattante di Sanchez sulla carta, poi il campo deve confermarlo. Ma soprattutto anche nella scorsa Champions comunque siamo usciti con una squadra più o meno di pari livello, con cui sapevamo che ce la giocavamo un po' al 50 e 50, in un doppio scontro in cui tanti giocatori hanno sbagliato diversi gol e non solo uno, e prendendo gol nel finale di una partita in cui ti stavi chiudendo con tantissimi difensori in campo, prendi gol da un giocatore che non segnava da 3 anni in Champions. Quindi ricordiamoci che siamo usciti ad un passo comunque dal far di nuovo bene in Europa, e quando arrivi ai quarti poi lo sai che può succedere di tutto anche in base ai sorteggi, alle combinazioni e a quello che viene. Quindi un Inter per me più completa dell'anno scorso, pur ancora incompleta con delle cose che si potrebbero migliorare, perché non può puntare a far meglio in questa Champions League, che è più complicata perché ci sono più partite, ma è anche vero che è estremamente probabile andare a fare i playoff, perché le prime 8 andranno agli ottavi direttamente, dalla nona alla 24esima andranno diciamo allo spareggio della fase eliminatoria, e poi si andrà dagli ottavi in poi. Quindi è molto probabile finire tra la nona e la 24esima. Io credo che la quarta punta è sì molto importante, e se posso avere una quarta punta più affidabile di Correa e Arnautovic sono sicuramente contento. Ecco, non penso che sia un Gudmundsson o chi per lui al posto di Arnautovic e Correa che sposta così tanto le ambizioni dell'Inter in quella competizione in cui i dettagli poi sì fanno la differenza, ma anche un po' un pizzico di incastri, la condizione con cui ci arrivi, e comunque il livello dell'Inter per me è quello lì, sia con che senza una quarta punta più affidabile in questo punto. Ehm, Detto questo, mi collego anche alle rivali, perché in tanti dicono: "Non dobbiamo guardare a noi stessi, noi dobbiamo puntare a fare la squadra più forte possibile", e sono d'accordo perché, diciamo che fare un percorso di crescita guardando a noi stessi deve essere ovviamente il nostro obiettivo, dobbiamo puntare a fare sempre meglio e sempre di più. Però poi dobbiamo guardare che, comunque le competizioni, il campionato in questo caso, ce lo giochiamo con le rivali, con le altre, quindi è inevitabile che tu debba guardare anche che cosa stanno facendo le altre. E in questo momento all'Inter stiamo parlando comunque di prendere una quarta punta, di prendere un difensore alle spalle di Bastoni, che poi se sarà giovane non penso nemmeno sarà utilizzato da subito, quindi si partirà con diversi giocatori duttili, adattabili. L'Inter ha questo vantaggio di poter utilizzare vari giocatori in varie zone di campo, con dei dubbi forse sulla fascia destra, che condivido, perché Dumfries deve ancora rinnovare il contratto e deve dimostrare di ritornare ad essere un giocatore utile per Inzaghi, cosa che l'anno scorso è stato poco, soprattutto nella parte finale di stagione dopo anche qualche problemino fisico. Ho dei dubbi anch'io su Darmian da quinto, soprattutto come alternativa, ma forse adesso parte anche titolare, però Darmian da quinto può favorire gli inserimenti di Bisek e Pavard da dietro, in questa logica qui può essere interessante, ma io potessi avere un esterno destro molto forte, ecco quello è il ruolo titolare su cui forse andrei ad intervenire maggiormente se volessi alzare l'asticella, ma stiamo parlando comunque di quelli che per me sono dettagli, mentre mi guardo attorno, nella nostra ultima newsletter di Passione Inter ho intervistato diversi giornalisti che seguono le principali rivali per lo scudetto, e sento il mio collega milanista che mi dice
che c'è entusiasmo comunque per dei colpi arrivati, ma c'è un Milan che ha cambiato anche modo di difendere, per cui Fonseca è bravo nella fase difensiva, ma al momento sta faticando, sta subendo soprattutto determinate situazioni, e il Milan si sente convinto di poter vincere lo scudetto e lotterà per vincere lo scudetto, ma deve ancora completare il quarto acquisto, deve ancora sistemare questo gioco di Fonseca, e deve ancora piazzare alcune operazioni in questo asse con la Juventus, che porterà qualcosa nelle prossime ore. E a proposito di Juventus, la Juventus è quella più chiacchierata perché ha fatto dei colpi importanti, soprattutto all'inizio, perché c'è sempre questo timore che condivido comunque sulla Juventus, che però ancora oggi ha una decina di giocatori in esubero, si è dovuta liberare di Szczęsny, probabilmente il miglior portiere in Serie A, tra l'altro, svincolandolo con una situazione Chiesa ancora da decifrare, che è fuori rosa, tanti giocatori che alla fine alcuni saranno reintegrati, tipo McKennie, era totalmente alla porta, non sono riusciti a piazzarlo, quindi se lo riprendono, ma vale anche per altri. E devono ancora completare gli ultimi acquisti, e siamo veramente a pochissime ore dall'inizio del mercato, con un Napoli che sì ha preso Conte, che sicuramente porta dei punti in più, non ha la Champions League, non ha le coppe, quindi avrà un vantaggio, ma non ha ancora la punta centrale, la punta titolare, sta ancora lavorando con Osimhen, che però sembra in uscita. Lo stesso Conte ha già fatto capire che c'è del nervosismo. L'Atalanta, tornando all'algoritmo, viene messa in questo momento come seconda squadra, a proposito di continuità, a proposito di sorpresa e di problemi col mercato, 11,2%. Potrebbe essere l'anno della grande sorpresa Atalanta? Ecco, lo chiedo a voi. Un'Atalanta che ha perso Scamacca, che ha Scalvini infortunato, ha sostituito Scamacca con Retegui, sta perdendo Koopmeiners, che probabilmente andrà alla Juventus. È una squadra che è cambiata molto, quindi anche a livello di uomini, con un Gasperini che fino a pochi giorni fa si è lamentato comunque anche lui di un mercato in ritardo. La Juventus viene inserita al terzo posto, secondo questo algoritmo, 4,2%, e il Milan invece è al quarto posto con 1,8%. Sulla Roma io ho in realtà ho qualche dubbio su questo quinto posto, potrebbe non fare così bene. C'è Dybala in uscita, lo hanno messo praticamente alla porta dopo aver investito su Dovbyk, che è il capocannoniere della Liga, ma va ancora testato in Serie A. Hanno preso Soulé, molto interessante, lui sì, ma su De Rossi ho qualche dubbio, ecco, sulla sua tenuta e sulla sua esperienza a questi livelli. Il Bologna crolla un po' al sesto posto con l'1,1% della quota scudetto, dietro la Lazio 0,7, e il Napoli addirittura viene messo ottavo in questo momento con 0,4. Io forse il Napoli lo vedo un po' più su, ma nella mia griglia vedo l'Inter davanti, a seguire ci metto il Milan probabilmente con Atalanta e Juventus, e il Napoli al momento lo metto quinto in lotta per la Champions League. Questa è un po' la mia griglia di partenza. Sono curioso di sapere anche la vostra, che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me oppure no, se condividete il mio ottimismo oppure no. Nel frattempo torna il campo, parlerà il campo, siamo pronti per Genoa-Inter, lo analizzeremo insieme nei prossimi contenuti, quindi vi ricordo www.passioninter.club per entrare a far parte della nostra community e partecipare alla discussione in vista di queste partite e non solo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.